Lezione 1. Servizi dell'hotel. Sì, abbiamo una palestra al terzo piano, perfetta. Ci andrò appena ne avrò l'occasione. Fantastico! Avere accesso a una palestra mentre si è in viaggio è un vero vantaggio. Sono d'accordo. Rende più facile mantenere una routine di fitness anche quando si è lontani da casa. Certamente. Inoltre, è un ottimo modo per alleviare lo stress dopo una lunga giornata di riunioni. Esatto. Un buon allenamento può davvero ricaricare i tuoi livelli di energia. Mi piace tantissimo. Ci sono altre strutture che non vedi l'ora di utilizzare? Sono entusiasta anche della piscina, nuotare è uno dei miei modi preferiti per rilassarmi. Sembra fantastico. È un modo davvero rigenerante per rilassarsi dopo una giornata impegnativa. Sì. Non vedo l'ora di fare un tuffo e godermi un po' di tempo libero. Lezione 2. Nozioni di base sul meteo. Partendo dal presupposto che l'aria abbia un peso e spinga verso il basso gli oggetti, un barometro misura la pressione dell'aria. È un concetto affascinante. È incredibile come qualcosa che non possiamo vedere abbia un impatto così significativo. Assolutamente sì. Conoscere la pressione atmosferica ci aiuta a prevedere efficacemente i cambiamenti meteorologici. Sì, è interessante come i barometri siano stati utilizzati per secoli per prevedere tempeste e bel tempo. Vero? È uno strumento semplice ma fondamentale sia per i marinai che per gli aviatori. Mi piace molto il modo in cui la scienza riesce a spiegare così tanti fenomeni che incontriamo ogni giorno. Esatto. Migliora la nostra comprensione del mondo che ci circonda. E stimola la curiosità su come funzionano le cose, il che è molto importante. Sì. La scienza consiste nel porre domande e cercare risposte. Lezione 3. Il potere della risata. Sai, non riuscivo a smettere di ridere per quella barzelletta che hai raccontato prima. Era semplicemente troppo divertente. Ridere è davvero importante, non è vero? Unisce le persone e alleggerisce l'atmosfera. Assolutamente sì. Può trasformare una giornata noiosa in qualcosa di memorabile e gioioso. Ed è affascinante come la risata possa addirittura alleviare lo stress e farci sentire meglio. Esatto. A volte penso che ridere sia la migliore medicina che abbiamo. È proprio così. Anche solo sentire qualcuno ridere può sollevare il morale all'istante. Spesso mi ritrovo a ridere anche per le cose più sciocche, e mi fa stare davvero bene. Oh, sono completamente d'accordo. Non c'è niente di meglio che condividere una bella risata con gli amici. Bene, brindiamo a più risate nelle nostre vite. Lezione 4. L'artista misterioso. Sapete chi è l'artista dietro quel meraviglioso dipinto che abbiamo visto in galleria? Non ne sono del tutto sicuro, ma penso che potrebbe essere qualcuno di famoso, forse dell'era moderna. Ha senso, lo stile ha sicuramente un tocco contemporaneo. Sì, e i colori erano così vivaci, catturavano magnificamente l'essenza della vita. Mi piacerebbe molto saperne di più sulle tecniche utilizzate in quel pezzo, è intrigante. Certamente, l'arte è un modo di esprimere emozioni che a volte le parole non riescono a trasmettere. Ho la sensazione che ogni pennellata racconti una storia,
invitandoci a interpretarla a modo nostro. Esatto, è come una conversazione tra l'artista e lo spettatore. Chissà quante persone sono rimaste immerse nei loro pensieri davanti a quel dipinto. Lezione 5. Il ruolo della giuria. Ricordo che Henry disse che i casi penali avrebbero dovuto essere decisi in base alle opinioni di 12 individui onesti. È una prospettiva interessante, soprattutto se si considera quanto sia fondamentale avere un giudizio imparziale. Esatto. In questi casi, la voce di chi capisce il crimine e il suo impatto è fondamentale. È affascinante come il sistema della giuria sia concepito per riflettere la coscienza della comunità. Sì, avere opinioni diverse può portare a un verdetto più equilibrato. È confortante sapere che la giustizia implica l'unione di diversi punti di vista. Sono d'accordo. È un promemoria dell'importanza dell'equità e dell'integrità nel nostro sistema legale. E sottolinea anche la responsabilità che deriva dall'essere un giurato. Assolutamente. Ogni giurato ha il potere di influenzare in modo significativo la vita di qualcuno. Lezione 6. Rimanere in salute. Anche restare idratati ed evitare l'alcol aiutano a sentirsi energici. Di solito mi sento stanco quando arrivo al lavoro se non ho bevuto abbastanza acqua durante la giornata. È molto facile dimenticarsi dell'idratazione, soprattutto quando siamo impegnati. Sì, ed è sorprendente quanta differenza possa fare nel nostro benessere generale. Ho notato che quando bevo più acqua, la mia concentrazione e i miei livelli di energia migliorano. È vero, a volte trascuriamo semplici abitudini che possono migliorare la nostra salute. Tutto sta nel trovare l'equilibrio, non è vero? Assolutamente sì. Inoltre, è un ottimo modo per evitare i crolli pomeridiani. Ecco come fare scelte più sane ogni giorno. Lezione 7. I tempi e le illustrazioni. Sapevi che il Times è stato uno dei primi giornali a includere illustrazioni? È affascinante. Deve aver cambiato il modo in cui le persone consumavano le notizie a quei tempi. Assolutamente sì. Il primo giornale a utilizzare le illustrazioni ha aperto la strada al giornalismo moderno. È incredibile come gli elementi visivi possano migliorare la narrazione e la comprensione. Sì, consente ai lettori di interagire con il contenuto a un livello più profondo. Mi chiedo come abbiano reagito i lettori a quelle illustrazioni all'epoca. Probabilmente lo trovavano molto più attraente del semplice testo. È sorprendente come l'innovazione nei media continui a evolversi ancora oggi. Esatto. Si tratta di rendere le informazioni più accessibili e coinvolgenti. Lezione 8. Incontro a teatro. Che ne dici se ci incontriamo a teatro alle 19 per quel nuovo spettacolo? Perfetto! Non vedo l'ora di vederlo. Le recensioni sono state fantastiche. Oh, non dimenticate di portare i biglietti, non vorremmo perderceli. Assolutamente. Mi assicurerò che siano pronti. E magari dopo potremmo mangiare qualcosa. Sembra un'idea fantastica. Sarà bello parlare dello show.
Mi piace molto il fatto che possiamo condividere i nostri pensieri e le nostre opinioni sulle performance. Sì, l'esperienza diventa ancora più piacevole quando puoi parlarne. Ecco una serata divertente, ricca di risate e conversazioni interessanti. Lezione 9. Coltivare la pace interiore. Sì, ne ho letto qualcosa, il libro parla proprio di come coltivare la pace interiore, giusto? Esatto. Sottolinea l'importanza della consapevolezza nella nostra vita quotidiana. Lo trovo affascinante, soprattutto nel mondo frenetico di oggi. È così facile lasciarsi travolgere dallo stress e dimenticare di prendersi un momento per sé. Sì, praticare la consapevolezza può aiutarci a radicarci e a migliorare il nostro benessere generale. Sono d'accordo. Anche solo fare qualche respiro profondo può fare una differenza significativa. È uno strumento semplice ma potente che molti trascurano. Assolutamente sì. Trovare la pace interiore può portare a una vita più appagante. Ecco come abbracciare la consapevolezza e trovare gioia nelle piccole cose. Lezione 10. Gestione delle scadenze. Ma è davvero difficile quando ci sono così tante scadenze da rispettare, non credi? Capisco perfettamente. A volte può essere travolgente. Sì, e la pressione può davvero influire sulla nostra produttività e sul nostro benessere. Trovo difficile rimanere concentrato quando devo destreggiarmi tra più compiti. Esatto. È fondamentale stabilire le priorità e gestire il nostro tempo in modo efficace. Spesso faccio delle liste per tenere traccia di ciò che deve essere fatto per primo. Ottima strategia. Aiuta a visualizzare tutto ciò che dobbiamo realizzare. Sì, e ci sentiamo soddisfatti quando spuntiamo le cose. Ecco come trovare l'equilibrio anche nei periodi più frenetici. Lezione 11. La realtà del pendolarismo. Dipende dal traffico, ma nelle ore non di punta il tragitto dura circa 15 minuti. Non è poi così male. Apprezzo quanto sia tranquillo il tragitto casa-lavoro in quei momenti. Sì. È incredibile quanta differenza possa fare l'ora del giorno sui tempi di percorrenza. Certamente. Cerco sempre di pianificare i miei viaggi nelle ore più tranquille per evitare lo stress del traffico intenso. È intelligente. Aiuta davvero a rendere il viaggio più piacevole. Sono d'accordo. Inoltre, ti dà un po' più di tempo per rilassarti e goderti il viaggio. Esatto. Ascoltare musica o un podcast può trasformare un tragitto altrimenti noioso in qualcosa di piacevole. Sì, si tratta di sfruttare al meglio il tempo che abbiamo, non è vero? Assolutamente sì. Un po' di pianificazione può fare molto per migliorare la nostra routine quotidiana. Lezione 12. Galateo telefonico. Il galateo telefonico è molto importante, eppure alcune persone si sentono libere di essere maleducate. Capisco cosa intendi. È sorprendente come le buone maniere possano andare perse al telefono. Esatto. È fondamentale trattare la persona al telefono con rispetto e gentilezza. Sì, un semplice per favore o grazie può fare un'enorme differenza in una conversazione. Credo che la comunicazione debba essere sempre rispettosa, indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Assolutamente. Riflette il nostro carattere e i nostri valori. Inoltre, un tono positivo può portare a interazioni più produttive. Non potrei essere più d'accordo. Una buona comunicazione è fondamentale in tutti gli aspetti della vita. Ecco come praticare un galateo migliore nelle nostre conversazioni quotidiane. Lezione 13. Gestire i clienti difficili. Quando si ha a che fare con clienti difficili è fondamentale essere concisi e professionali, non credi? Assolutamente. La chiarezza è fondamentale, soprattutto quando le emozioni sono forti. Trovo che ascoltare attivamente sia d'aiuto, dimostra al cliente che le sue preoccupazioni sono apprezzate. Sì, e affrontare tempestivamente i loro problemi può davvero allentare la tensione. Un'altra strategia efficace è quella di mantenere la calma e la compostezza, indipendentemente dalla reazione del cliente. Esatto. Mantenere la calma aiuta a indirizzare la conversazione in una direzione positiva. Penso anche che dare seguito alla conversazione iniziale possa rafforzare la fiducia e la soddisfazione. Ottima osservazione. Dimostra l'impegno nel risolvere i loro problemi. Ecco come padroneggiare l'arte di gestire con grazia i clienti difficili. Lezione 14. Scegliere la racchetta giusta. Lo terrò a mente, voglio una racchetta affidabile che duri a lungo, soprattutto per le mie partite. È una decisione intelligente. Investire in attrezzature di qualità può fare un'enorme differenza nelle prestazioni. Esatto. Ho visto giocatori fare fatica con racchette economiche che semplicemente non reggono. Sì, ed è frustrante non poter contare sulla propria attrezzatura durante una partita importante. Preferisco qualcosa che bilanci peso e durata, influisce molto sul mio swing. È vero. Trovare la giusta dimensione dell'impugnatura è fondamentale anche per il comfort e il controllo. Penso che andrò in un negozio specializzato per chiedere qualche consiglio prima di effettuare l'acquisto. Sembra un ottimo piano. Il parere degli esperti può guidarti verso le scelte migliori. Ecco come trovare la racchetta perfetta che migliorerà il mio gioco. Lezione 15. Indicazioni per raggiungere la sede. Da qui ci vogliono circa 10 minuti a piedi, spero che sia facile da trovare. Si trova sul lato sinistro o destro quando arriviamo alla strada principale? Credo che sia sulla sinistra, dobbiamo solo tenere d'occhio il grande cartello. Molto utile. Apprezzo sempre le indicazioni chiare, soprattutto nei posti nuovi. Sì, perdersi può essere davvero fastidioso quando si ha fretta. Esatto. Mi piace avere un buon senso dell'orientamento prima di partire. Penso che andrà tutto bene finché resteremo uniti e presteremo attenzione. Assolutamente sì. Inoltre, avere una buona app di mappe può aiutarci a rimanere sulla buona strada. Ecco un viaggio tranquillo verso la nostra destinazione. Lezione 16. Suggerimenti per la coerenza. Fantastico! Hai qualche consiglio su come mantenere la costanza nel mio allenamento? Assolutamente sì. La chiave è stabilire una routine che si adatti al tuo stile di vita. Sì, penso che stabilire obiettivi realistici possa aiutarmi a rimanere motivato. Esatto. È importante ascoltare il proprio corpo e adattare l'allenamento di conseguenza.
Spesso mi ritrovo a lottare contro il sovrallenamento, trovare questo equilibrio è essenziale. È vero, i giorni di recupero sono importanti tanto quanto gli allenamenti stessi. Avere un compagno di allenamento può anche aiutare a rispettare un programma. Certamente, aggiunge senso di responsabilità e rende il processo più piacevole. Ecco come restare fedeli al nostro percorso di fitness. Lezione 17. Abbracciare l'avventura. Non ancora, ma io sono sempre pronto per un'avventura, e tu? Adoro esplorare nuovi posti. Hai in programma un viaggio a breve? Stavo pensando di fare un'escursione in montagna, il panorama sarebbe mozzafiato. Sembra fantastico. Aria fresca e panorami meravigliosi sono sempre una combinazione fantastica. Sì, ed è un modo fantastico per staccare la spina dallo stress quotidiano. Sono d'accordo. La natura ha il potere di ringiovanire la mente e lo spirito. Hai qualche posto preferito per le escursioni da consigliarmi? Assolutamente sì. Non lontano da qui c'è un sentiero che offre panorami mozzafiato. Eccoci qui a pianificare la nostra prossima avventura insieme. Lezione 18. Regolazione del comfort. Ho notato che qui dentro fa un po' freddo, potresti aumentare un po' la temperatura? Certo, posso regolarlo. La comodità è fondamentale, soprattutto quando cerchiamo di rilassarci. Grazie. Preferisco sempre un'atmosfera accogliente, soprattutto quando si fa una bella conversazione. Sono completamente d'accordo. Un ambiente confortevole fa la differenza nel godersi il tempo trascorso insieme. Ti sarei grato se lo aumentassi ancora un po', voglio sentirmi completamente a mio agio. Nessun problema, mi assicurerò che sia perfetto per entrambi. Perfetto, penso che questo aiuterà davvero a creare l'atmosfera giusta per la nostra chiacchierata. Esatto, sentirsi a proprio agio può ispirare conversazioni più profonde, non credi? Sì, crea un ambiente caldo in cui possiamo aprirci senza distrazioni. Lezione 19. Preparare i bagagli per l'avventura. Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio, ricordiamoci di mettere in valigia gli elementi essenziali come la crema solare, un cappello e vestiti leggeri per il clima caldo. Ottima idea! Proteggersi dal sole è fondamentale, soprattutto quando si trascorre molto tempo all'aperto. Esatto, non voglio ritrovarmi con una scottatura che rovinerebbe le nostre avventure. Nemmeno io. Un cappello a tesa larga può essere elegante e funzionale allo stesso tempo. E gli abiti leggeri ci manterranno freschi e comodi per tutto il giorno. Sembra che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su cosa portare. Pianificare in anticipo è sempre utile. Sì, aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto prima di partire per una giornata di divertimento. Inoltre, avere tutto organizzato rende il processo di imballaggio molto più agevole. Sono d'accordo, è sempre gratificante spuntare gli articoli dalla lista delle cose da mettere in valigia. Lezione 20. Abbracciare il minimalismo. Stavo pensando all'idea di un capo che faccia la differenza nel mio guardaroba, cosa ne pensi? Mi piace l'idea. Un capo audace e distintivo può davvero valorizzare un outfit e mettere in risalto la personalità. Assolutamente sì. Ma mi affascinano anche i design minimalisti, hanno una certa eleganza.
Il minimalismo può essere rinfrescante e senza tempo, consentendoti di esprimere te stesso senza appesantire il look. Esatto. A volte un design semplice può essere più efficace di qualcosa di appariscente. Si tratta di trovare ciò che risuona con te personalmente, non è vero? Sì, ed è affascinante come stili diversi possano evocare sentimenti diversi. Certamente. Un pezzo importante può attirare l'attenzione, mentre il minimalismo trasmette un senso di calma. Penso che sia importante trovare un equilibrio tra i due nei nostri guardaroba. Lezione 21. Approfondimenti di marketing. Parliamo del mercato di riferimento del nostro nuovo progetto. È fondamentale capire chi vogliamo raggiungere. Assolutamente sì. Identificare il nostro pubblico ci aiuterà a personalizzare il nostro approccio in modo efficace. Mi chiedo quali canali utilizzino per promuovere prodotti simili, ciò potrebbe fornirci informazioni preziose. Giusto. Le piattaforme dei social media possono rivelarsi incredibilmente efficaci per raggiungere i segmenti demografici più giovani. Sì, e l'email marketing potrebbe essere più efficace per un pubblico più anziano che preferisce la comunicazione diretta. Si tratta di sapere dove i nostri potenziali clienti trascorrono il loro tempo e come interagiscono con i marchi. Esatto. Possiamo adattare le nostre strategie in base alle piattaforme che più ci interessano. Inoltre, comprendere i loro comportamenti può orientare la creazione dei nostri contenuti e la comunicazione. È affascinante scoprire quanti dati siano disponibili per aiutarci a prendere decisioni consapevoli. Lezione 22. Il duro lavoro osservato. L'altro giorno ho visto un uomo piccolo con dei calli spessi su entrambe le mani lavorare instancabilmente, impiegandoci 15 o 16 ore al giorno. Sembra una dimostrazione incredibile di dedizione e resilienza. Mi ha davvero colpito quanto duramente alcune persone lavorino solo per guadagnarsi da vivere. Sì, è un promemoria dei sacrifici che molti fanno per raggiungere i propri obiettivi. Non ho potuto fare a meno di ammirare la sua determinazione, è motivante vedere un tale impegno. Assolutamente sì, ti fa apprezzare lo sforzo dietro le quinte che spesso passa inosservato. Esatto, ogni risultato ha alle spalle una storia di duro lavoro e perseveranza. Ed è importante riconoscere e rispettare queste storie perché plasmano le nostre comunità. Sì, e condividere queste esperienze può motivare gli altri a impegnarsi per realizzare i propri sogni. Lezione 23. Gestione del tempo. Sai per caso a che ora chiude il supermercato? Sì, chiude alle 20, quindi dovremmo avere tutto il tempo per arrivarci. Buono a sapersi. Possiamo prendercela comoda e non avere fretta di fare la spesa. Esatto. È bello avere un po' di respiro quando facciamo le nostre scelte. Inoltre, ci dà la possibilità di esplorare diversi reparti e scoprire nuovi prodotti. Sì, lo shopping può essere un'avventura divertente se lo prendiamo con calma e ci godiamo l'esperienza. Mi piace l'idea di dare un'occhiata piuttosto che prendere velocemente ciò che c'è sulla nostra lista. Assolutamente sì. A volte scopriamo gemme inaspettate quando non abbiamo fretta. E rende l'intera esperienza più piacevole e meno noiosa. Lezione 24. Impegnarsi per la pace. Nel mondo odierno, la ricerca di una pace duratura tra noi e con tutte le nazioni sembra più cruciale che mai.
Sono pienamente d'accordo. È essenziale promuovere comprensione e compassione nelle nostre interazioni. Sì, e personaggi come Winston Churchill ci ricordano l'importanza della diplomazia e del dialogo. Assolutamente sì. La sua enfasi sull'unità e sulla collaborazione è una lezione che dovremmo tutti abbracciare. È stimolante pensare a come possiamo contribuire a una pacifica convivenza nelle nostre comunità. Sì, ogni piccola azione conta, che si tratti di promuovere la gentilezza o di opporsi all'ingiustizia. Esatto. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nella costruzione di un mondo più armonioso. E tutto inizia con la comprensione di prospettive diverse e la ricerca di un terreno comune. È un viaggio, ma ogni passo che facciamo ci avvicina a un futuro più luminoso. Lezione 25. Affrontare i problemi di sicurezza. Hai sentito parlare degli edifici molto pericolosi nella nostra zona? Sì, è allarmante come alcune strutture siano ancora in piedi nonostante siano in condizioni così pessime. Solleva serie preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla necessità di normative adeguate. Assolutamente sì. Una tangente è simile a una tangente, solo che il funzionario riceve una parte del pagamento in cambio dell'ignoranza dei protocolli di sicurezza. È frustrante pensare che l'avidità possa compromettere il benessere di così tante persone. Sì, e sottolinea l'importanza della responsabilità nei nostri sistemi. Dobbiamo promuovere standard di sicurezza più rigorosi per proteggere le nostre comunità. Certamente, tutti meritano di sentirsi al sicuro nelle proprie case e nei propri ambienti. Per noi è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su questi problemi e promuovere il cambiamento. Lezione 26. Nozioni essenziali sul campus. Ho sentito dire che c'è una libreria dove gli studenti possono acquistare i loro libri di testo. Ci sei già stato? Sì, è un posto fantastico. Hanno un'ampia scelta ed è super comodo per gli studenti. Buono a sapersi. Risparmia tempo ed energie quando puoi trovare tutto in un unico posto. Esatto. Inoltre, è bello sostenere le attività commerciali locali che soddisfano le nostre esigenze educative. Sono d'accordo. È fondamentale avere risorse prontamente disponibili, soprattutto durante i semestri più impegnativi. E a proposito di risorse, ho sentito che nel campus c'è anche un edificio dedicato all'educazione fisica. Sì, è fantastico. Avere accesso a strutture per il fitness è importante per mantenere uno stile di vita equilibrato. Assolutamente sì. Incoraggia gli studenti a rimanere attivi e a prendersi cura della propria salute. Inoltre, praticare attività fisica può essere un ottimo modo per alleviare lo stress. Lezione 27. Avventura con gli articoli sportivi. Di solito vado in un negozio di articoli sportivi locale che ha un'ampia scelta di attrezzature per varie attività. Sembra fantastico. Che tipo di attrezzatura sportiva offrono? Hanno di tutto, dalle scarpe da corsa ai tappetini per lo yoga, e perfino biciclette per gli amanti della bicicletta. Wow, questo copre un sacco di argomenti. È sempre bello avere diverse opzioni quando si sceglie l'attrezzatura. Esatto. Spesso li trovo oggetti unici che non vedrei nelle grandi catene di negozi. Questo è un grande vantaggio. Supportare le attività commerciali locali e trovare prodotti di qualità è una soluzione vincente per tutti.
Sì, e di solito il personale è piuttosto competente, il che mi aiuta quando cerco consigli. Apprezzo quando i dipendenti dimostrano passione per ciò che vendono. Questo rende l'esperienza di acquisto molto migliore. Assolutamente sì. Inoltre, spesso propongono sconti e promozioni che rendono ancora più allettante fare acquisti lì. Lezione 28. Problemi di salute. Ho notato che alcune persone fumano ancora in casa e che i loro figli respirano il fumo. È davvero preoccupante, non è vero? I bambini non dovrebbero subire le conseguenze delle scelte degli adulti. Sono completamente d'accordo. Gli effetti del fumo passivo possono essere dannosi per la salute. Sì, ed è molto importante che i genitori siano consapevoli dell'ambiente che creano per i loro figli. Fa davvero riflettere sulla responsabilità che abbiamo nel proteggere le giovani generazioni. Assolutamente sì! L'educazione e la consapevolezza possono svolgere un ruolo significativo nel cambiare queste abitudini. Credo che la creazione di zone senza fumo potrebbe contribuire ad affrontare efficacemente questo problema. Ottima idea! Promuovere stili di vita più sani può portare a un futuro migliore per tutti. Sì, e incoraggiare conversazioni aperte su questi argomenti può aiutare a cambiare prospettiva. Lezione 29. Richiesta di informazioni sui servizi alberghieri. Mi scusi, potrebbe dirmi se l'hotel offre il servizio di lavanderia? Ottima domanda! È sempre comodo avere un servizio di lavanderia quando si viaggia. Sì, soprattutto se sei in viaggio per un lungo periodo e hai bisogno di rinnovare il tuo guardaroba. Esatto! Avere questa possibilità può farti risparmiare tempo e rendere il fare i bagagli molto più semplice. Sono completamente d'accordo, ci permetterebbe di viaggiare più leggeri ed evitare di esagerare con i bagagli. Ed è bello sapere che puoi avere vestiti puliti senza dover cercare una lavanderia a gettoni. Esatto. Inoltre, avrai più tempo per goderti la vacanza invece di preoccuparti delle faccende domestiche. Questo è il bello dei servizi offerti dagli hotel, possono migliorare l'esperienza complessiva. Se offrissero il servizio lavanderia, il nostro soggiorno sarebbe sicuramente molto più piacevole. Lezione 30. Revisione del contratto. Possiamo ripassare ancora una volta i termini del contratto? Certo! Quali termini specifici vorresti esaminare in dettaglio? Vorrei chiarire il programma di pagamento, per me è importante capire le tempistiche. Certamente, le condizioni di pagamento sono cruciali, soprattutto ai fini della stesura del bilancio. Esatto. Sapere quando sono dovute le rate mi aiuterà a pianificare meglio le mie finanze. Ed è anche fondamentale confermare eventuali penali per i pagamenti in ritardo per evitare sorprese. Sì, preferirei che tutto fosse chiaro, così non ci saranno malintesi in seguito. Questo è un approccio intelligente. Una comunicazione chiara può prevenire potenziali problemi in futuro. Sono d'accordo, essere accurati ora ci farà risparmiare tempo e fatica in futuro.